Scrive Gaetano Cosmo del Quinto Reggimento d'Artiglieria d'Armata di stanza in Albania. Un giorno io e il mio amico Galli di Como montavamo la guardia quando fummo spettatori di un funerale che aveva luogo in un cimitero vicino. Gli albanesi portavano cibo al morto invece che i fiori. Quando i parenti del deceduto se ne sono andati, andammo sul luogo della sepoltura e rubammo il cibo, perché non ne potevamo più delle solite razioni dell'esercito. Come molti di voi già sanno, io curo anche un altro canale che propone una serie di ricette della tradizione italiana, ma non solo. Potete trovare il link nel box qui sotto e, se non l'avete già fatto, vi prego di iscrivervi. Facendolo mi darete un grande aiuto. Al contrario della Prima Guerra Mondiale, durante la quale ai soldati e agli ufficiali in trincea veniva dato lo stesso rancio, nella Seconda Guerra Mondiale a ufficiali e truppa vengono forniti due pasti diversi anche in zone di operazione. Lo storico americano MacGregor Knox ha trovato le risposte dei comandi della Seconda Armata Jugoslavia a un sondaggio sull'abolizione delle mense riservate agli ufficiali. Il sondaggio fu promosso nel 1941 dallo Stato Maggiore su richiesta dello stesso Mussolini. Se da una parte i comandanti e gli ufficiali più alti in grado si dissero favorevoli per ragioni logistiche, dall'altra la massa degli ufficiali da campo si dimostrò molto poco incline ad acconsentire, adducendo motivazioni come la perdita di rispetto da parte dei sottufficiali e della truppa, o il fatto che gli ufficiali non sono in grado di svolgere le proprie funzioni con il semplice rancio del soldato. In einem Mittelmeerhafen. Italienische Kriegs- und Handelsschiffe werden von der deutschen Kriegsmarine übernommen. Con la confusione e l'anarchia a seguito dell'8 settembre, le cose si complicarono notevolmente e i nostri soldati, lasciati in balia degli eventi, dovettero procurarsi da mangiare da soli e, in alcuni casi, nei vari teatri di guerra in cui si trovavano, furono fatti prigionieri dai tedeschi e finirono per dipendere dall'ex alleato per la loro sussistenza, come ad esempio successe nei Balcani. Siamo riusciti a salire su questa tradotta che ci portava poi verso l'Italia. E addirittura abbiamo detto, signori, per mangiare cosa facciamo? Perché ci arriviamo sul treno, ma ci ha portato 10 giorni di viveri a secco. Il comando di regione italiano aveva una sua mensa, anche alla mensa è stato detto di portare 5 giornate di viveri, è stato disgraziato di cuoco, fa cuocere tanti polli che poi se non li metti mica nel frigo, infatti dopo al terzo giorno, tutti andati, la maggior parte erano andati. Tant'è vero che allora qui dobbiamo procurarci da mangiare. Allora ad ogni fermata scendevamo, andavamo dai comandi tedeschi che c'erano e diciamo, signor, guardate, qui c'è una tradotta con 6.000 persone, circa adesso 6.000-8.000 persone, so, che è rimasta senza vivere, quindi procurateli. E ci ha detto, sì, guardate, qui c'è un camion rimorchio carico di viveri che ci ha procurato i tedeschi. Noi abbiamo sgomberato un carro bestiame, abbiamo caricato tutta questa roba, e poi ci siamo organizzati per distribuirli per le cose. E così abbiamo continuato il viaggio. Nel bacio della bandiera, sentimento e parole si saldano nei petti generosi, spontaneamente tornati al servizio, al dovere. Alla nascita della Repubblica Sociale Italiana, a fine settembre 1943, per il neoformato esercito repubblicano, le difficoltà di approvvigionamento sono piuttosto serie. La sua capacità di fornire cibi caldi alle truppe varia molto da zona a zona e da reparto a reparto. L'umore era molto acceso, molto vivo, non subivamo la situazione, perché era una scelta che avevamo fatto noi. Quindi non era il soldato costretto al fronte. Mugugnavamo lo stesso, perché se non arrivava il rancio, cosa che capitava spesso, non eravamo certo felici, non eravamo certo contenti. E noi quando prendevamo prigioniero, non so,
infermiere, che poi lo mollavamo perché non lo tenevamo prigioniero, ci portavamo via la sacca. Avevano cioccolato, biscotti loro, tutto ci avevano. Noi, quando si mangiava, e quando non si mangiava, non si mangiava. C'era poco da fare. No, siamo stati sempre lì, 4 mesi sempre lì. Se mi dicevano di tornare indietro non sapevo nemmeno la strada io. La sapevo l'attendente, perché dovevo andare a prendere da mangiare tutte le razioni e avevamo un pacchetto di sigarette a testa, nazionali esportazione, che li andavo a prendere il mio attendente e arrivava con quelle lì e con i viveri. Non è mai mancato un giorno. È giunta finalmente l'ora dell'arancio. L'appetito è da lupi, ma ognuno si sazia e, come potete vedere, il rancio piace a tutti, ufficiali e soldati. In ogni caso, nella RSI la differenza fra il pasto degli ufficiali e quello della truppa viene abolita definitivamente, sia in zona di operazioni che nelle retrovie. In questo periodo noi mettemmo a punto, noi ufficiali, come si può dire, delle disposizioni interne che servivano, secondo noi, a modificare il comportamento verso la truppa, il comportamento degli ufficiali per dargli maggiore efficienza. Per esempio decidemmo questo: rinuncia all'attendente, rinuncia alla mensa ufficiale, vivere vicino alla truppa, condividere con la truppa le difficoltà, il rancio e tutto quanto, e dare sempre l'esempio in prima persona.